me sta guerra mi ha rotto proprio e palla, mi ha rotto. Acciacola pure quanto te pare. Ma caro mio, se no che era il nostro duce, l'italiano col cavolo che il vedeva all'estero. Ma cosa ti vuol di più? Albania, Grecia, Francia, Africa e adesso ostrica anche la Russia. Ma come? Abbiamo fatto 10.000 chilometri per venire a vedere grano. Ma lo sai che siamo è tutta roba nostra? Bazzo, e che fai? Contempli? Fa che quanta grazia di Dio! E pensare che se viene a piovere va tutta puttana. E già alla fine di luglio, porca de miseria, ancora non hanno mietuto. Ma che te frega? Ma che il grano è tuo? Col grano e pane, sai. E me coglioni. Se io fossi il colonnello Ragazzi, farei fermare il treno. Esatto, quante tagliere come mai. E come tagli? O con le baionette, o con le mani magari. E tutto quanto grano duro, onda boia. Ah! E mo pure questo si mette a fare la battaglia del grano. A rurale! Ma cosa vuoi fare? Il colcos? Senti, ma che è sto qualcosa? Qualcosa? Sarebbe una cosa che non appartiene a nessuno. Tu, la vacca non è tua, metti tutto. La terra non è tua, metti tutto. E pure la moglie, sono tutto cornuto, sti russa. Chiavaca. Fatienda. Strunza. E richiuna. Ammazza! E con quei baffi mi pare un topone. Ma Giuseppe, dai, va prima che ritorna. Com'è che fa quest'inno dei comunisti? Mannaggia, non mi ricordo mai come comincia. Fa internazionale delle Nini. Quando l'ho imparata, gli faccio una serenata. Che fai, oh? Ma che è svenuto? Oh, vedi che ganassi sto toscano. 20 giorni di viaggio, magna sempre. Oh ragazzi, e sono 2 giorni che voi mi rompete i corbelli con codeste canzoni proibite. Signor colonnello. Ormai chi li ferma più i tedeschi? Io sono convinto che per noi sarà una passeggiata fino a Mosca. Me lo auguro. Per quanto arriva a cose fatte non sia troppo onorevole. Non sarebbe mica la prima volta, se, che i russi si ritirano fino a Mosca e poi ci ripensano. Si ricorda Napoleone? Sì, lo so, signor colonnello. Ma secondo me, Hitler come genio militare è molto più grande di Napoleone. Mussolini sa benissimo che i tedeschi non hanno bisogno del nostro aiuto, ma fa la stessa cosa che fece Cavour con la guerra di Crimea. Essere presenti, è questo che conta soprattutto. Beh, se faccia un bel giretto per il treno e poi mi riferisce, eh? Sì, signore. Ho sentito? Ti raccomandate i figli di papà tutti nello Stato Maggiore mi rimandano. Se credono non andare a fare la guerra come se va a Riccione. Fortuna che questo è simpatico. Uè, più il dassi, ragazzi! Cosa sei? Il russo in attacco, ma non vi fregnacce! Scendiamo, portatevi il fucile! Vi faccia stare zitti, tenete! Via, via! Tornate sul treno, a muoversi, via, via, via! Vai, lasciate i posti! Signor colonnello, Yes. ma si può sapere che succede? Ah, eccoti questo, chi è? Tu c'hai sempre bisogno di un invito personale, eh? Fila! Как поживаете, господин полковник итальянский, хорошо? Ah, già parli russo, eh? Sei proprio di piazza Navona, sai? Beh, tu carangiasse, no? Ma va a morire ammazzato, fila! Я итальянский. Итальянский. Capire?
Mussolini. Io, Mussolini. Ecco, io sono morto in un posto come questo. Chissà se ci sono ancora i girasoli dove sono morto io. Non so neanche com'è finita questa guerra. Se abbiamo vinto o abbiamo perso. Papà, non sarà poi vero che i morti ingrassano la terra meglio del concime? Io sarei proprio contento. Almeno è servito qualcosa. Non sorbole i chilometri che abbiamo fatto. Non si vedeva mai la fine. E mai che si vedesse una collina come dalle nostre parti. Beh, ma dov'era il fronte? Al Vischi i tedeschi vincono e vanno sempre avanti. E noi? Beh, noi le andavamo dietro. Non si arrivava mai. Ma tu che dici? Ci arriviamo a vedere Mosca prima che finisce sto schifo di guerra, eh? A me, se mi danno un pezzo di terra come questa qua, io mi fermo e tanti saluti. Mo chi se ne fotte di Mosca? Nanni. Ma come cacchio farà il colonnello? Ha capito che parte bisogna? È tutto uguale. Ma noi, pare che il grano ha seminato il vento. Qua la semina si fa con l'aeroplano, non con il vento. Dico, ma tu ste cose russe, quando vai a imparare? Ah, dopo, tu che sei tutto di sta Russia, dico, ma se può sapere che succede? Preparati, Fess. Tra poco viene a piovere. Piove. E che c'era bisogno di fare tutta sta cacciata? Ecco fatto. Al sapeva. O poi è della miseria. L'avevo detto io che andavo a finire tutta puttana. Su, forza ragazzi! Cosa aspettiamo? Tutti a tagliare! Avanti! Signor colonnello, ma dove va quello là? Avete visto?
Ma fa bene, fa bene. A Maggiolà ci sta la cappotta, almeno così se lavamo un po'. Ah. Venite, che qui ci sono gli attrezzi! Nonno, qui bisogna falciare, io sono di Persiceto. Io, contadino come voi, il grano. Che Stanno a farsi l'ombrello invece di raccogliere tutta quella grazia di Dio che c'hanno. Ma cosa volete di più dal Padre Eterno? Hitler, Mussolini, Zarà, pognò. ha detto che se tagliano il grano, i tedeschi o noi ce lo portiamo via. Oh, andiamo, Fazzotti! Romagnò, che fai in palazzo? Ne freschi? Ti è passata la voglia di falciare il grano? Dai, vieni a ripararti, rurale! Quella fu la prima, ma anche l'ultima volta che una ragazza russa mi fece un sorriso. No sì, sarò stato un cretino, ma con tutto quel grano, chi si ricordava più di essere un soldato? Mi piacerebbe tanto sapere se qualcuno l'ha raccolto, o se è finito a marcire. Urca papà, che rinfrescata quel giorno di luglio 1941. Accidente qua. Oh, a Romagnò. Ma qui non si asciuga mai. Sono 2 mesi che stanno a pesta all'uva. Non mi pare che sta affrescati, mi pare. Cosa ne so io? Di uva non me ne intendo mica. Ma allora? Oh, e che rurale sei? Non sta ben zitto. Io non ero di Piazza Navona, come diceva il colonnello Sermonti, bensì de Campo de Fiori. A Roma facevo lo stagnaro e mio padre era vetturino. Quel giorno che mi vide partire disse: salvate fio, non fa che non mi torni più a casa, che se no t'ammazzo, sa. Stavo sotto da 4 anni. Manco mi avevano dato il tempo di sposarmi, cuginetta mia. Ma perché non mi rimannavano a Roma? Tanto in guerra, soldato più, soldato meno, siamo tutti militi ignoti. E il monumento ce l'avevo già. A militare. Dopo il ponte, che c'è? La Russia, e c'è sempre la Russia, fino all'Oceano Pacifico. Signor tenente, mi facesse sparare un colpo di fucile. Oh, tanato scecco, e sti russi che combattono solo coi tedeschi. E noi, monnezza sempre. E se continuiamo così tutti i giorni a fare ricognizione, finisce che io mi scotto pure come se carico una pallottola. Stai tranquillo che quando verrà il momento ti tornerà la memoria. Presto, sparpagliatevi! Sulla sinistra, tenetevi al coperto! Vedi come è sviluppato questo. Wie geht's, camarade? Oh, sprichst du Deutsch, eh? Beh, un po' di tutto. Ich bin de Roma. Oh, Roma! Papa, il sole! Dove portate questi? Boine. Ah, pezzi per lavoro. Ecco. Oh, italiano sempre musica, Certo. Italiano non buono fare guerra. Italiano molto buonissimo per concertino. Mandola. Sì, è di tuo nonno in carriola. Bravo. Ah, tu per me, musica. Io musica. Tu, sergente, come me. Io, camarada. Via. Musica. Oh, internazionale, Ja, ja. Gut, gute Idee. Moment.
singen die Internationale. Schnell, verstanden? Singen die Internationale. Не знаю. Singt ihr, Kerle. Не знаю. Schnell, schnell. Давай проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой весь готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет тем. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянь. Signor Tenente, ma come gli fanno cantare l'internazionale? Warte! Ihr Arschlöcher! Schweinehunde! Schluss jetzt! Aufhören! Versteht ihr nicht? Geht ins Hinterhofen! Ihr Kappert! Schluss mit dem Scheißlied hier! Nicht sicher! Genug! Aufhören mit dem Singen! Ruhe! Hinsetzen! Was soll das Theater hier? Halten! Weg, Idiot! Hinsetzen! Hinsetzen! Säuglinge! Haltet doch endlich das Maul, ihr Drecksäue! Reißt ihr das Sauber los! Weg mit euch, Hurenscher! Wir legen euch versteckt! Singen aufhören! Sofort aufhören! Sei still, Ruski! Haltet's Maul! Hinsetzen! Seid ihr eine Kopfprobe? Ihr werdet euch zeigen! Halt's Maul, Kommunisten! Ja, was denn? Bleibt ruhig! Haltet doch ein bisschen Ruhe hier! Hinsetzen! Keine Bewegung mehr! Bleibt sitzen! Guckt euch nicht! Nicht aufstehen! Auf eure Plätze! Ruhe! Der Erste, der aufsteht, wird umgelegt! Verstanden? Muchas gracias, soldato. Niente debolezza. Pane o me. Geht da nicht mal Leute gewonnen! Pane um mich! Mal hör doch auf! Pane um mich! Pane um mich! Halt! Wollt ihr wieder anfangen? Pane um mich! Was für ein Jahr? Und jetzt los! Pane um mich! Sitzen bleiben, verdammte Kanalien! Diesmal wird ernst geschossen! Nimm mir den Klappe ab! Nimm mir den Scheißkerl!
Ma che t'ha preso? Hai finito di fare il buffone! Ma che stai andando furioso! Come sei bellissimo! Come ti ho visto? Avanti, vieni con me! Im Bein kommst du nicht weit. Du stehst schwer, und... Voi due, da quella parte. Tu e tu, di là. Svelti. Voi altri, con me. Не теряй больше крови. Сними майку и завяжи ногу. Губить майку из-за какой-то капли крови? Какие пустяки? Черт подери, почему меня не взяли добровольцем? Подстрелили как птаху. По крайней мере, у меня был бы автомат. Откуда ты? Из деревни, которой уже нет. Ну, давай, давай. А как же тебе удалось спастись? Слава богу, у меня был велосипед. Я хотела добраться до фронта. А немцы поймали меня и отобрали велосипед. А часы я спасла. А у тебя есть велосипед? Нет, а что? А я не могу без велосипеда. Ты знаешь, если бы у нас сейчас был велосипед, мы бы с тобой удрали. Ты знаешь, если нас немцы опять поймают, они нас убьют. Они убили всех моих родных. Я осталась одна. А что ты думаешь делать, если нам удастся спастись? Я хочу пробраться к своим. Я тоже. Но теперь мне это трудно будет сделать. Я тебя не оставлю, я помогу. Идут. Сюда идут. Давай. Scusa chiave! Vabbè, sparniamo, no? Dai da sballare! Prego. Che dormita, ragazzi. Oh, il grano in chiesa a me non l'avevo mai visto. Deve essere proprio vero che qui alle religioni non ci fanno più caso. Questo, han fatto una scivolata come a casa. Oh, qui si sono scordati una Madonna. Gabrielli, guarda.
qui era durata la squadra. Gabrielli, Bandocchi, a dove siete? Beh, c'è nessuno qua. A noi ci pare di no. Ma questo è sangue. Non ti muovere che ti sparo. Ah, dove l'hai rubato quell'orologio? Riconsegnalo subito! На, бери, фашистская сволочь. Fetente. Dammelo, su! Non c'era nessuno qua dentro, eh? Se lo dico al colonnello, al muro finite. Ma per questa volta non dirò niente. Su, scortatelo. E attento che è pericoloso. Cammina. Ci... Komm, gehen wir zum Zug zurück. Ma disgraziato, ma lo capisci in che situazione mi hai messo? A capocciate lo potevi ammazzare. Porti questo al maggiore. Racconta tedesco poi. Il pane era mio, signor colonnello. Oh, il pane era mio, signor colonnello. Frescone, in galera potevi finire. Ma non lo sai che i tedeschi sono nostri alleati? Sì, signore. Signor sì! Signor sì, signor colonnello. Ma il pane era il mio. Non era né di Hitler, né manco di Mussolini. E nemmeno il vostro, signor colonnello. E siccome il pane era tuo, vero? Ma che c'hai in quella testaccia? Che c'hai? La crusca, la segatura, i sassi del paese tuo? Ma va a morire ammazzato, va te e tutta Cerignola. Sì, hai avuto ragione a trattarmi così, signor colonnello. Allora però tu mi da spiegare perché quel giorno, sì, proprio quel giorno che il nostro reggimento si trovò davanti alle russe per la prima volta, tu si fatta una cosa, che io avevo rischiato la prigione, ma a te ti potevano fucilare. Te lo ricordi, signor colonnello? Stavamo sul fiume Bug. L'esercito russo si era già ritirato, ma da lontano continuava a bombardarci con l'artiglieria. Si trattava di passare quel ponte. Ma quei pochi russi che erano rimasti a combattere contro di noi, pur che erano pochi, si addifendevano che parevano 1000. Non si arrivava a passare. Ma tu tenevi la capa tosta, signor colonnello, e la volevi vincere per forza la battaglia del Bug. Io ti so parlato una volta sola, signor colonnello. Non so nemmeno se sei uscito vivo o morto da questo inferno. Però ti volevo far sapere che mi sarebbe piaciuto assai essere amico tuo. Senza più grade, senza più la guerra. Controlli lei. Oh, che fai tu qui? Torna con quelli della riserva. Chiama il maggiore e fallo venire su. Tenetevi pronto, voglio mi raccomando. Fiate e coraggio! Avanti! Ma che te fume, fessoni?
Avanti, avanti! Подожди! Пусть подойдут ближе! Su forza! Поддержим еще! Наш успеют это... Prima compagnia, impiegate! Terzo plotone indietro! Silenzio! O qui ti sparano addosso come niente! O dove siamo? Oh, poveretto te! Ma che ti sei impazzito, una parate! O quello lì! Ma pensa a te, pensa, pensi! Sta buono, vieni. C'est la trahison. Abbiamo molte perdite, signor colonnello. Facciamo ritirare i nostri uomini o chiediamo aiuto ai tedeschi. Ai tedeschi? Manco morto. Siamo arrivati fino al ponte e riusciremo a passare. Mandi all'attacco il battaglione delle camicie nere, subito. A noi! Oh, si sono svegliati i balilla. Forza, Fiai, che ce l'abbiamo fatta! Non danneggiate! Visto, Maggiore? È facile farsi sfuggire una vittoria, basta un attimo di indecisione. Signor colonnello, guardi! I tedeschi vogliono soffiarci la vittoria. Faccia entrare in azione le mitragliatrici. Ma signor colonnello... Esegua l'ordine. Abbiamo assolutamente bisogno di quella fabbrica che sta in città. Dobbiamo arrivarci prima dei tedeschi. Ma sono nostri alleati, non possiamo spararci. Chiama il capitano della terza. Capitano, spari qualche raffica davanti ai tedeschi. È un ordine. Aspetta! E mo mi tocca far bene, vediamo.
Forza ragazzi che si va di là d'Arno! Stasera si mangia le mossacce! Ci fu un servino, almeno. Oddio la scarpa! Ho perso la scarpa! Insomma, si può sapere, abbiamo vinto sì o no? Io non ho capito niente, arriveremo dall'altra parte e poi vedremo. Fate occupare subito la fabbrica e disponete le sentinelle prima che arrivino i tedeschi. Sì, signore. Congratulazioni per battaglia. Però vostri mitraglieri niente buoni sparare. Quasi colpite noi. Tiranno molto male. Sono stato io a dare ordine di sparare qualche raffica. I vostri motociclisti volevano rubarci la vittoria. E questo non è un comportamento corretto tra alleati. Forse è bene ricordare voi, colonnello, che tutte truppe straniere in Russia stanno sotto alto comando tedesco. E se voi altra volta osate sparare su piedi germanici, io dare subito ordine a sparare su teste italiane. Verstanden? Tenente, voi con una pattuglia portatevi sul retro della fabbrica. Sì, sì. Presto! Oh, e io mi fermo, sa. E mica posso andare in giro a fare la guerra con una scarpa sola. E io cosa faccio? E tu vai avanti, hai da imparare. Tu sei una burla. Vai, vai, vai. Armagno, se trovi la scarpa, io sto qua, Sochme hanno già distribuito il rancio. Rancio, magari, ma non potevano farci mangiare un momentino prima di occupare la città. Vieni, su. Via, via! Al coperto! Accompagate la strada! Parateci pazzi, ma perché non si arrendono? Oramai hanno perso! Spara, spara! Sergio, ma che ci faccio con sto cagafuoco? Chi sta una fortezza? Spara, spara! L'avete visto? Ve lo dissi io di non disturbarmi. Scappa, scappa. Via, scappa! Vieni fuori e arrenditi! Hanno fatto saltare la fabbrica. Beh, ma chi sta? Chi vuoi che sia stato? I russi, no? Eccoli, questi sta loro. Sono stati i tedeschi che l'hanno pigliato. Ma... Signor Maggiore, mi portano da questa parte. Prego ordinare ai vostri soldati fucilazione questi banditi. Loro fatto saltare la fabbrica. Colonnello italiano, spiegato a me questa essere vostra vittoria. Voi occupate città. Miei soldati non possono togliere a voi onore per questa fucilazione.
Signor Maggiore, posso preparare il plotone. Va bene, ma estraete i nomi a sorte. Signor sì. Tu, venite avanti! Su, forza! Che cosa aspettate? Tu! Venite con me a fare il sorteggio. Оставьте девушку. Она не виновата. Мы первый раз ее видим. Не надо их уговаривать. Dice che ragazza nessuna colpa. E si vedere prima volta. Dice che voi non dovete fucilare ragazza. Prego, signor Maggiore. Cosa aspettate per eseguire ordine? I miei uomini hanno preso ragazza insieme a sabotatori, perciò anche lei è criminale come tutti altri. Prego, nessuna galanteria italiana con donna. Andate. Allineati i prigionieri contro il muro. Il plotone è pronto, signor tenente. Bene. Prendete voi il comando. Signor sì. Fianco sinistro! Sinistro! Per due! Arch! Perfida destra, avanti! Arch! Plotone! Alt! Coda destra! Front! Prima riga! In ginocchio! Вам будут стрелять в спину. Повернитесь лицом к стене. Ну. А вам что? Особое приглашение нужно, да? Уйди, как? Я вас просил, повернитесь лицом к стене, это приказ. Toglietevi dai piedi e finiamola! Carica! Punta! Fucilate la ragazza! Fermo! Schlappschwänze, fahren Sie ab. Carissima moglie e carissimi figli, adesso anche noi abbiamo cominciato a fare la guerra sul serio. Eppure, oggi la Russia mi pareva la piana di Cerignola. Quel pezzo di terra dietro la casa nostra, con tutti quei girasoli. Te lo ricordi il soldato Loris Pazzocchi? Quel romagnolo sembra allegro, come ti ho scritto tante volte. Che pareva che non teneva pensieri. Beh, bello e buono, dopo la battaglia se n'è andati dietro a una ragazza russa, in mezzo alla campagna.
Chissà che ha combinato. Insomma, fu fatte che da quel giorno non ha tornato più indietro. Aspetta! Ma lo sai che forse in fondo sono un po' russo anche me. Al paese si dice che il nonno di mio nonno era nato da queste parti. E deve essere proprio vero. Ну что тебе от меня нужно? È proprio come nella canzone. Sì, una canzone del mio paese. Facciamo un cambio. Tu mi dai uno schiaffo e io ti do un bacio. Ma perché fai così?
Non fu come dicevano, che tutto aveva finito all'estate, è venuta la neve, cara moglie, e ci tocca il freddo e le gelate, mentre continuiamo a sparare. Insieme a me ci stanno sempre le stesse amici, Calò, il siciliano, il toscano, Collodi, e quello di Roma, Gabriele, che mi ha messo il nome Topone. Cange nel paese, cange nel fiume, i nomi li so dire. Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikitova, ma non so com'è che si scrive. Solo noi siamo sempre le stesse. E prima era novembre, e mo sa fate dicembre. Finalmente ci danno il riposo, che noi soldati lo chiamiamo avvicendamento. E anche per questa volta la pelle di tuo marito si è salvata. C'è qualcuno da Roma! Ma insomma c'è nessuno da Roma! Sono arrivati signori nuovi, che vanno a morire invece di noi. Permetto, signor colonnello. Signor colonnello, ci sono 100 uomini più e il rancio non basta. 100 uomini? Signor sì. E beh, gli dia un po' di scatolette, no? Oh, ma che, non vi fermate? No, no, ripartiamo subito. I negaspe di qua, freschi, freschi da Verona per la marcia su Mosca. Siamo il direttissimo Verona-Cremlino. Ma se vuoi sapere chi è De Roma? Oh, ma che sta lupa non fa più figli? Che c'hai contro la lupa? Sei De Roma? Certo, perché non si vede. Che quartiere? San Giovanni. Oh, l'ho sempre detto io, quelli di San Giovanni sono fregnoni. Ma come? Abbandoni Roma per venire in Russia? Ma sarai scemo. Senti, quanto è lei che non mangio la bistecca alla fiorentina? Figurati, me ne ha fatto una la mia mamma prima di partire, che la sembrava il campo di Marte, tanto l'era grande. Buona! È tutto come da noi, in Sicilia. La femmina è seria e travagliatura. E la terra è così grassa che da fa mangiare. Però dice che a terra qua non è più dei bacioni. È vero? Sì, questa è l'unica differenza. Beh, da minchia. Te pare niente. Dai, signorina! No, scemo, mi fai di tutto! Oh, ma basta, là! Basta! Coglioni! Che significa questo casino? Tornate ai vostri posti! Scattare! March! Ma chi sto qui? Pescatori baleni. Sì, aspetta qui. Tu. Dico a te. All'ordine, signor Maggiore. Dov'è la mensa ufficiali? Dall'altra parte, signor Maggiore, dietro il capannone. Tenente Marcello Giuliani. Benvenuto, signor Maggiore, anche a nome del signor Colonnello. Ferro Maria Ferri. Siedi. Venite dall'Italia? Già. Cosa si fa in Italia? Schivi. E continuerà a fare schifo finché noi fascisti della vecchia guardia non prenderemo in mano la situazione. È ora di farla finita con i burocrati. Imboscati buoni soltanto a toccare testa alle segretarie.
Quanto a me, preferisco cercare il mio destino sul campo di battaglia. Meglio 100 volte il fronte alle scartoffie. Ho combattuto in Africa, in Francia, in Spagna. Avete chiamato, signor Maggiore? Pirl, vada via già! Fermo di pe! Mi dispiace, giovanotto, ma qui c'è aria di 19, qui c'è puzza di disfattismo. State male, signor Maggiore? Non è niente, sono i tendini recisi che ogni tanto mi danno delle fitte. Non sopportano questo clima dannato. Dove vi è successo? Spagna, 1937. Guadalajara. È stato uno spagnolo? Vuoi dire un bolscevico? Ci vorrebbe del cognac. Ne ho io, signor Maggiore. Grazie. Adesso va meglio. Devo andare. Oggi stesso marceremo su Mosca. No. Quanti anni hai, giovanotto? 26. Troppi e pochissimi. Spetta ai giovani meritarsi la fortuna di vivere degnamente queste gloriose pagine di storia. Addio. Buona fortuna, signor Maggiore. La guerra, mio caro, non è questione di fortuna, ma di volontà e di coraggio. O tutti quanti eroi, o tutti quanti accoppati. Ma la marcia su Mosca, come aveva detto quel soldato di Verona, andò a finire così. Andiamo su, cammina! Ci faccio forza. Ma perché ti fermi adesso? Avanti, cammina. L'ospederete qui a due passi, su, coraggio. Militare! Basta ora con questa puzzolentissima guerra! Torniamo tutti a casa dalle mammuzze nostre belle e felici! Carogna, disfattista! Vi insegno io a essere un soldato, un italiano, un fascista, sporco traditore! E voi che fate lì, eh? Che cosa avete, guardate? Volete anche voi una ragione del Giappone? Branco di pecore, castrati, disertori mancati. Ci vuole ben altro per vincere una guerra. Vi farò vedere io quello che ci vuole. Prima coorte superardita agli ordini, signor Maggiore. Tutti presenti. Molto bene, andate. Saluta la voce! Mosca! Duce! Arai! Riposo! Scaricate i viveri! Stoppate le righe! Presto! Ma che bisogno c'era di fare sto colpo di superarditi? Dice che parteciperanno solo alle azioni più pericolose. O quelle dalle quali non si torna più, E perché non erano con noi in prima linea invece di fermarsi qua? Ovvio, ci sanno pure da addestrare per essere superarditi, no? Con tutta da roba da mangiare? Poveri ragazzi, sono tutti votati alla morte. E è giusto che mangino bene gli ultimi giorni, Cognac e cioccolato nel mio ufficio. Le sigarette invece tutte in fureria. Ma verificate se ci sono le 3 stelle, quelle mi riguardano. Quei superarditi rimasero nelle retrovie a forgiare gli animi per le grandi gesta. E a noi ci mandarono a presidiare un centro minerario
a ridosso della prima linea. Non c'era un attimo di respiro. Ora il nemico non ci stava più soltanto di fronte. Poteva succedere di averlo anche alle spalle, o addirittura in mezzo a noi. Niente di nuovo. Niente di nuovo. Erano nati tra i russi i primi partigiani. Quello che accadde quella notte non potrò mai dimenticarlo. E qualche volta mi chiedo persino se io non l'abbia sognato. Sospendiamo le pattuglie di notte. Non voglio perdere uomini inutilmente. Raddoppiate le sentinelle e rafforzate i posti di guardia. Lei, maggiore, e lei, tenente, a turno. Ispezionate le postazioni e tenete la compagnia sanitaria sempre in allarme. Scusi, signor colonnello. Io sono qui solo da 3 giorni. Io sono un medico. E che c'entra con questo allarme? Non potrei andare a dormire, eh? Voglio una sezione di mitragliatrici sempre pronta e altre 2 di riserva. Potete andare. Dottore? Sì? Un momento. Agli ordini, signor colonnello. Conosce questa calligrafia? Ah, sì, se non mi sbaglio mi sembra che lei papà. Già. Poi è arrivato qua in soli 3 giorni e poi si lamenta nella posta militare. Quando chi scrive a Santi in Paradiso anche la posta militare funziona. Che cosa vuole? Io sono figlio unico. Quello papà ha voluto pregarlo di salvarmi la pelle, insomma. Vede, suo padre dovrebbe sapere che quando una granata arriva non rispetta i raccomandati anche se sono figli unici. E vabbè, ma oltre che i santi di mio padre, a me mi protegge pure San Gennaro. Avanti! Signor colonnello, qui da fuori ci stanno i partigiani. I partigiani? Quanti? Dove? Chiedo excusarme, señor coronel, si hablo cattivo italiano. Mas espero que usted entiende un poquito de español. Tenemos mucha urgente necesidad de ayuda vuestro. Soldati italiani feriron nuestro comandante, grandissimo amigo de mí. Ha successo in un momento che non podia difendersi. Scendeva a terra con un paracadute e un proiettile lo ha colpito a spento. Saltato. Ma io te conosco. Tu eri a Guadalajara o alla difesa di Madrid. Io? Ma che scemo. Beh, ha qualche informazione importante da darci? Sì, dico, perché sei dato prigioniero? Io? Prigioniero? Tengo la fisionomia del traditore. Usted se sta equivocando, signor. Io chiedo solamente un médico chirurgo che pueda operar mi amigo, si no se muere. Mia decisione di indirizzarmi a usted perché convinto che italiano brava gente. Se lei pensa che tra i miei compiti ci sia anche quello di aiutare i ribelli, si sbaglia. Usted non mi entiende bien. Io voglio salvare mio amico. Il resto qui come ostaggio. Se vostro medico non torna, usted sta autorizzato a impiccarmi. Chiedo molto scusarmi per il disturbo. Un momento. Tenente. Oi loco. Dice a me? Sì, a lei. Comandi, signor colonnello. Cosa ne pensa, lei? Ma di che cosa? Sa benissimo a che cosa mi riferisco. Alla scuola ufficiali mi hanno detto che sotto le armi uno non deve mai pensare. E poi a me che sta gente non me l'hanno manco presentata.
Io non vorrei dare consigli, signor colonnello, ma non dobbiamo dimenticare che questi partigiani sono dei ribelli, dei fuorilegge. Giustissimo. A norma di regolamento militare un partigiano può venire solamente impiccato, non c'è dubbio. Quindi, siccome questa è un'operazione che a me non mi riguarda, posso andare a dormire? E va bene, se ne vada, ma lasci stare il regolamento. Lei dovrebbe sapere che un medico, prima di essere un ufficiale, è un medico. No, signor colonnello, non mi fraintenda, la prego. Anche se sono un raccomandato, io non sono un vigliacco e glielo dimostrerò. Dottore, guardi che il suo alloggio è dall'altra parte. Ah sì, ci ho ripensato. Faccio prima una passeggiata nel bosco, vado a cercare funghi. Mo' chi mi piglia la borsa? Tu, vamo a prendere la borsa dei ferri, va? Sì, sì. Guardi, tenente, che posso darle soltanto 2 ore di tempo. No, mi servirà come minimo fino all'alba, signor colonnello. Ma se all'alba il tenente non sarà tornato, la farò impiccare. Bueno, d'accordo, signor. Posso chiederle che cos'è che l'ha fatta decidere? È quella che volesse sapere pure io, caro colonnello. ecco i ferri. Ну, давайте, ребята, быстрее. Не беспокойся. Guardi che suo padre nella lettera mi prega di usarla con prudenza. Colonnello, lei deve stare tranquillo, sarò prudentissimo. Io mi sto morendo dalla paura. Beh. Voi portate quell'uomo al coperto e fategli buona guardia. Signor sì, signor colonnello. Andiamo. Sono parecchi. E mo questi che c'entrano? Ma non bastavate voi due? Ah, qua c'è sta pure la carrozzella con Montevergine, noi. Posso essere un mallatore. Ehi, salute bene, товарищ. Ну, ладно, не теряйте время. Он должен вернуться на рассвете! Dio buono, che si sta qui tutta la notte a fare la veglia a sto coso? Oh, assomiglia tutto a mezzio che fa per curare una provincia d'Agrigento. Ah sì? E bei parenti che c'hai. Si non le molesta, chiedo sentarmi. Molto lunga sarà la noce. Chi è? Figurate se non arrivava il topone. Un giorno voi mi avete offerto un pochino di pane. Sì, quando stavate in mezzo a tutti quei prigionieri. È un peccato che dobbiamo incontrarsi sempre così, come nemici. Che ci vuoi fare? Ah, dopo andiamo, vieni a sedere qua. Dico, ma che è sta confidenza? Fammi una sonata, va. Quel mazzolino di fiori. Pagalo, ma vattene a piante. Vien dalla montagna e vada ben che... Ma questo è italiano o russo? Uomo di mondo, Nella guerra rivoluzionaria di Spagna, yo era molto amigo de los compañeros combatientes italianos. Compañeros italianos valerosos muchachos, grandes terminadores de fascisti y anche todos grandes jugadores de cartas. Quello de Firenze, come si chiamava? Ah, Francisco Serena e Andrea Vancini, anche de Firenze. Tutti sempre insieme invincibles. Oh, senti, ma allora anch'io sono di Firenze. Oh, bravo! Очень приятно, soldato. Però a carte non so giocare. E poi tipografo a Via di Corno. Io sono di Cerignola e faccio il muratore. Mucho gusto. Catanese, bracciante e nullatenente. Figurate se non andava a finire tutto a tarallucci e vino. Gabrielli, Stagnaro di Roma, capo de mondo.
amica, chiano, conce, Qua si dire tosto, se no sono dorso culo. Io non per offendere a voi, a casa mia sono abitato a materassi piuma. Che guardi i miei stivali. Ti piacciono, eh? Sono fuori ordinanza. Sono belle, eh? Uè, carasciò, eh? Carasciò. Carasciò. Mio padre tiene i soldi. A Napoli mi sanno tutti. Modestamente io avrei potuto vivere di rendita, ma ho voluto fare il medico perché presenta molti vantaggi questa arte di Esculapio. Garibaldi. Ma qua Garibaldi? Io ho detto Esculapio, Garibaldi è morto, mo ci sto io. Uè, Tavarici, dimmi la verità, se io non fossi medico, tu come facessi a me? Ah, così, eh? Sì, io sarò un capitalista, però sono furbo, caro Tavarici mio. Io facendo il medico, io fotto a tutto quanto. Fotti i tedeschi, fotti i fascisti, fotti i russi. Perché hai capito, i medici sono sempre rispettati da tutti, come i privati, Beh, almeno al paese mio. Вот, давай. Che chiediamo? Нет еще. Волга. Ah, ci sei il fiume. Volga. Sto fa carrozza Marcatella. Mo ci volesse una bella vaglione, ci volesse, А то намочишь сапоги. Ah, va da acqua. Non vuoi che mi sporchi gli stivali? A che servizi? Beh, se perdete la guerra ti faccio lavorare nell'azienda di mio padre, hai capito? Ui, mi pare di essere un bebè. А все-таки я тебе еще раз говорю, он очень молодой. Послушай, сапоги эти должны быть завтра здесь, на рассвете. Понял? Perché lo avete mandato, signor colonnello? Se se la cava mi ringrazierà. Deve capire che la guerra è una cosa seria, anche per i figli di papà, come lui e come lei, tenente. Sì, certo, signor colonnello. Ma se non dovesse ritornare? Questa gente è nostra nemica, ma quel partigiano ha una faccia leale. E senza un po' di fiducia non si vive, tenente. Né in pace né in guerra. Ui, Tavarici, guarda, qua si fa tardi, eh? Io all'alba tornare indietro, poi so affari vostri. Facite ambressa, sbrigatevi, remare. Remate forte, eh? Forte, chi si sono peggio di napolitani? Ui, Tavarici, all'anima ripete, catena. Ui, piedi grossi, russo bolscioi. Oh, complimenti a te e a mamma. Io ne conosco un altro solamente che tiene i piedi così. È un mio amico che si chiama Pietro Schettini. Sta a Napoli, Santa Lucia, Chiatamone 23, interno 6. A quest'ora il mio amico Pietro sta con le femmine, con belle femmine, bionde, brune, sa spassa, balla, fa il seso. Perché Pietro è un Casanova, un Don Giovanni, un figlio in trocchi, capite? Come a me. Però, Schettina sta a casa e io sto qua. Perché io sono fessi, capite? Ride. Senta, dimmi una cosa, belli Pietro. Tu sei comunista? Da. E allora tu non credi in Dio? E quando bestemmi, tu con chi te la prendi? Ah, siamo arrivati. No, state comodo, dimmi la fottere in barca. Figuratevi, sono canottiere un circhi di posillaba. Ah, finalmente, in questo viaggio non per offendere a voi, ma mi stai venendo proprio pallone, eh? Da sfidani a tutti. Che stai facendo? Come ti permette? Che sei asciutto pezzo? Il buio mi fa impressione fin da quando ero un bebè. Voglio la luce. Voglio la luce. Не понимаю. Ma che io понимаю? Io però me ne strafotto. No, amico, no? Se tu insisti a chiappa me ne torna a casa. A casa, o così o niente. Подожди. E no, compariello mio, questi sono mezzi sleali. Questo non si fa. Lo sai che tu sei proprio una bella ciacione? Senti, se capiti a Napoli, abiti in via Partenope 263, terzo piano, interno 8. Хорошо? Allora ti aspetta, Comunque telefono prima di venire, potrei non essere in casa. Senta, ciacione, ma a te non ti potevano convocare prima? Ah, senta a due di cucina. Voi state cucinando?
No, grazie per l'invito, sono proprio gentili. Però non mi posso fermare, tengo fretta, casomai mi fate una supponta in mezzo al pane. Senta, poi tu quando vieni a Napoli ti faccio mangiare io, come si dice, io conosco il chef, lo circolo alla stampa, però mi fanno piacere di allora su capilla. Ah, ci possiamo guardare in faccia, mo? Ah, grazie assai, Qui posso dire la verità, dopo tanto buio sei ancora più ciacione. Скорей, прошу вас, скорей. No, piano. Io il russo non lo capisco, è chiaro? Хабет, иницо, гангрена. Cancrena? Да. Хорошо. Спасибо. Prego. Oh, grazie. Oh, spasiba. Prego. Che? Mañana voi contro noi contro voi. Ruskaya vodka. ¿Quieres beber conmigo? Belli, carini, bei soldati che c'ho. Ma che è Natale? Stava a fare il presepio? E questo è il modo di sorvegliare un ostaggio? Mettetevi a posto, avanti. Sì. Signor Colonnello, nostra vodka russa a voi piace? Io voglio proporre un brindisi si bene con usted a quel meraviglioso giorno che non saremo più obbligati a sparare unos a otros. Claro che quel giorno vendrà quando mia patria sarà libera da tutti, i tedeschi e anche degli italiani. Io chiedo perdón por mi sinceridad, però la situazione sta così. Il bicchiere. Ecco. Beh. A su salute. Signor Colonnello, quando uno è stato tutta la notte con un tipo come questo, e dico, se domani incontra, e come fa a sparare? Ah no, se per casualità domani io ti incontro, ti sparo subito. Sentito? Così se domani lo incontri te dai una regolata. Dammi la grappa, va. Sì. Beviamo alla guarigione del vostro amico ferito. Tra un'ora è l'alba. Se il nostro medico non sarà tornato, lei sa quali sono i nostri patti. Ma come? Io ho salvato il capo e voi mi fate fare la fine di Policinella. Fatemi scendere. Io sono un signore ho detto. Милый, давай быстрее. А ну, пошли. Быстрей. Si fa giorno. Ehi, Tavaric, devi sbrigarti, sai. Devi correre, perché se tardiamo il tuo amico lo impiccano. Quelli al campo stanno aspettando noi, capisci? Lo impiccano. Не понимаю, дорогой мой. Не понимаю. Uno ormai sono riuscito a salvarlo. Vorrei che si salvasse anche l'altro. Ci terrei veramente. Ma ce la faremo. Io quando metto una cosa in capo ci riesco sempre. Senti, Tavaric. Sono stanco morto. Quando arriviamo giù al campo, digli che non mi sveglino. M'hanno portato in braccio, zitta, doce, dentro la mia branda. Partisan!
an Straßen und ausschwärmen. Era l'alba del 12 aprile 1942, quando venne impiccato. Qualcuno ci disse che si chiamava Alexander Sergeyevich. E forse oggi siamo rimasti in pochi a sapere che siano mai esistiti lui e il tenente medico Mario Salvioni. Sveglia dopo, siamo quasi arrivati. Domani tutta vita, mi sveglio a mezzogiorno e tu mi porti al caffè a letto. Poi tutti al casino, Dove? Col pensiero, no? Ma tu che dici? Ora ne lasciano un mese tranquillo senza combattere? E pensa così, a morire sempre tempo c'è. Ferma! Vieni qua, caro mia. Un commento anche con questa faccia da San Pietro. Indossano partigiani, Fermati, ladro! Lascia stare quella roba! Chi la cavoglio? Fermami! Non ti facendo niente! Lo tengo io! Vieni! Ma voglio vedere che fai! Vieni, è tipo una carezzina! Vieni! Fammene toccare un pochino, ecco! Briglia! Non ce la facciamo scappare, ragazzi! Ecco, schiappato! Ai, che belle cose che te sono bianche nella neve! Buona Catiuscia, che non ti facciamo niente di male! Bella! Amore, che becche ne stai cattata, tieni. Scappa su un russo geolo! Chi t'ha morto? Sono indignato. Protesto per i provvedimenti che avete preso arbitrariamente contro i miei superarditi. Dovrebbe chiamarli supervigliacchi. Oh, è così, vero? Anzitutto vi invito formalmente a darmi del voi. E in secondo luogo... In secondo luogo faccia silenzio. Ma vi rendete conto con chi state parlando? Lo so anche troppo. Lei ha inventato il corpo dei superarditi soltanto per imboscarsi e per rapinare la popolazione civile. Io
Come italiano mi vergogno per lei. Ma adesso basta con questa commedia. Vedremo cosa diranno a Roma dei vostri nobili sentimenti di disfattista. Invierò un rapporto dettagliato e lo farò sapere in alto. Molto in alto lo farò sapere. Maggiore, si consideri agli arresti e si prepari a rispondere dei suoi atti davanti al tribunale. Se non fosse un mutilato di guerra, giuro che la piglierei a schiaffi. Che i bolscevichi ci aspettano! O che il colonnello lo sapeva che i fascisti hanno sempre ragione. Beh, almeno si è levata una soddisfazione. Sì, bella soddisfazione, quei delinquenti. Come si chiamano? Super arditi. Quelli si evitano a fare i loro comodi. E a noi per punizione ci risbattono un'altra volta in prima linea. Ah, Collodi, ma che volevi, andare al mare? 18 dicembre 1942. Vorrei proprio sapere dove è finito quel maggiore mutilato dei superarditi. Noi invece, noi siamo sempre fermi in posizione difensiva sulla riva destra del Don. Da quanti mesi? Se non fosse per questo mio diario, certamente avrei perduto il conto del tempo. Non c'è niente di nuovo? Niente, signor Maggiore. Cantano. Ogni giorno è uguale all'altro e sembra che non succeda mai niente. È evidente invece che i russi preparano una grande offensiva. Tutti mi chiedono come andrà a finire. E io che cosa devo rispondere? È inutile mentire ai soldati. Essi capiscono e sentono anche prima di noi ufficiali. Allegre, ragazze. Ho portato un po' di vino. Sta presto a cucinare il cappotto che fa freddo. Ma che fai? Ti mangi il filo? Un po' congelato, Mi pare in serce di Roma, va. Oh. Pensa il mio nonno di questi tempi, imbottiglia i Chianti, di quello vero. Hai capito? Chianti mio, come tu sei lontano. Se gente m'affidata, che c'è? Ma che schifo è questo? Ora si va. Dopo un anno. Dici che mio nonno morto è. Beh? E beh, da Matta Santissima, ci dicesse il superiore della censura che fanno da dare lettere. Posso chiancere mio nonno dopo un anno che è morto? E chi ti dice a chiancere? Non lettere d'amore! Ma già zitto, cretino! Che dice? I tedeschi hanno aperto a Stalingrado! Dice che ci dobbiamo dare prigionieri, se no ci attaccano! E con questi ci puliamo il culo! Voglio tutti a cagare! Ah, Sergei, con sto freddo. Pronto, centralino, ma che fai? È caduta la linea, stavo parlando col generale. Ecco la linea. Scusate, signor colonnello. Dica, che ascolto. Dicevo, signor generale, che questo non è più un fronte, è un gioco di birilli. Abbiamo un soldato ogni 7 metri da quando i tedeschi hanno ritirato le loro divisioni e se i russi si muovono sul serio saremo spazzati via in poche ore. Lei non parla da soldato, colonnello. Forse, signor generale. Ma parlo da persona responsabile. Resistere su queste posizioni senza una seconda linea è pura follia. Inoltre, se non arriva il carburante promesso dai tedeschi, ogni ripiegamento ordinato sarà impossibile. Colonnello, nessuno le ha chiesto una lezione di strategia? Io ho 1000 uomini sulle mie spalle, signor generale. E allora si ricordi che Garibaldi con 1000 uomini ha conquistato mezza Italia. Garibaldi. I tedeschi stanno aperti. Hai sentito che succede a Stalingrado? Beh, finché si menano fra di loro vuol dire che a noi ce l'hanno in pace. Già. Ma Stalingrado sta vicino. Se i russi sfondano. Oh, Giuseppe, a sto mondo ci stanno pure le ritirate, sa. Oh, belle capito. A te i semi di girasole un ti sconfinferano punto. Ah, ma tu c'hai lo stomaco disabitato, figlio mio. Questi a Roma li dammi i pappagalli. Pia, va, che a me già mi stanno a spuntare la luce. Aspetta che sta vicino, non sparare! Guarda io, cazzo, puglio, furdisco, su!
Se te potessi di quanto mi piaci, Tirate niente te il culo. vierebbe in colpo. Li mortacci tua. E fermati. E sparategli davanti. Ah, mammina gobba. E pigliato poi! Deletto è inutile, fu. E ora come ci va a pigliarla? E se la mangeranno i pesci a primavera. Oh! Che gli è? Un sovietico quello? Mo se lo frego lui. Oh giù, se qualcuno l'ha a pigliare, la piglio io. Vai Firenze! Fagli vedere che gli fa l'Italia! Ma che ci fai col fucile? Buttalo! Non perde il tempo, forza! Forza! Dai, va fino a fondo! Ma che si fa l'amore? Dai, che la Russia te frega! Castagliola! Guardatelo e mi stende lungo la linea laterale! Forza Italia! Dai, stasera ce la facciamo, Salvi! Dai, Gianluca! Forza Firenze! Forza! Chi ha sparato? Sto figlio di una mignota! Sasu, udili! Cascu! Scappa! Scappa che ti ammazzano! Cagate! Получай! Così che cominciò la battaglia del Don. E quello che stavamo aspettando da tanti giorni divenne un'atroce realtà. I tedeschi, annientati a Stalingrado, avevano dovuto abbandonarci al nostro tragico destino. Nessun esercito, nelle nostre condizioni, avrebbe potuto resistere all'urto travolgente dei russi. Oh, e muovete con sto fucile! Aspetta, non è ancora sparato te! Aspetta! Ma quanti sono? Signor Colonnello, che facciamo? Resistere finché è possibile. Spari, che guardi!
Non ce la faccio più! Dai, Panolfi, cammina! Dai, cammina! Avanti! Forza! Avanti! Forza! Riunite le squadre! Avanti ragazzi! Attestiamoci a ridosso del fiume! Forza! Non vi sbandate! Forza con quelle munizioni! Andiamo! I russi ci hanno circondato! Prendi le munizioni, signor tenente! Che avete sentito? I russi ne caccia il condato! Presto, porti in salvo gli uomini e faccia come le ho detto. Se riesce a passare, lanci 3 razzi, io vi raggiungerò. Ma signor colonnello... Ha sentito? Presto! Grazie della fiducia, signor colonnello. Vada, non perda tempo! Avanti! Dirigiamoci verso il bosco! Forza, Roma. Finché hai munizioni, seguita sempre a sparare. Dobbiamo dar tempo agli altri di passare. Non dubitassi, signor colonnello. Signor tenente, cosa c'è? Signor tenente, quel soldato pugliese, amico mio, se lo ricorda, Sanna Giuseppe. Sì. Non si è più visto. È sparito dal giorno che i russi ci hanno attaccato sul Don. Cammina. Preoccupiamoci dei vivi adesso, non dei morti. Avanti. Mamma! Aiutatemi! Non ci vedo più! Chi c'ha le munizioni? Aiutatemi! Chi c'ha le munizioni? Vieni! Si va più avanti! Ma no, non si disturba, signor colonnello. Non ci facesse caso. È cosa tenente. Perché si vuole sporcare un fazzoletto? Sono passati. Ce la facciamo pure noi, signor colonnello. Dai, dai, Turitto, dai. Maggiore, sono passati. Maggiore. Sempre tutto bene. Presto, andiamo. Via!
Quante pagine vuote da quel giorno nel mio diario. Per me cominciò il nulla della prigionia. E i miei soldati? Quanto tempo sarebbe passato prima che potessi sapere la sorte toccata ai pochi superstiti del mio reggimento. Per loro il peggio non era ancora venuto. Andrea, c'è un posto qua, sulla sinistra! Corri, Io dico che bisogna tornare indietro a cercarli. Ci vai tu, ma da solo. Con la burrasca che c'è stata stanotte, manca mi ricordo da che parte siamo venuti. E va bene. Ci vado da solo. Ci vado da solo! Va! Signor Tenente, credete a me, io ho esperienza. Chi l'hanno pazzo non capisce niente. Ma pure i tedeschi si ritirano. Quasi perdiamo il contatto con la colonna. Noi siamo tutti morti. Gabrielli! Gabrielli! Torna indietro! Coraggio, Duman! Raccogliete gli zaini e mettetevi in ordine per tre. Una cosa sola, mi raccomando. Non gettate le armi per nessuna ragione. E tenetevi uniti. Avete capito? Su, andiamo! Prendete i zaini! Scusate, signor Tenente. Oh, Sicilia, svegliati! Prendi quel ferito a te! Andiamo, coraggio! Valengo, mi hai fatto sprecare una pallottola. Ma che gli sarà successo al colonnello? Andiamo! Era di Roma, capito? Ma dico, non lo potevo aspettare. No. Aspettate! Datemi una mano per un occhio! Datemi una mano a portare questo! Se no mi muore per strada! Aspettate un momento! Io sono d'un Giavaz! Io sono d'un Giavaz! Camerati tedeschi! Fatemi salire! C'è tanto posto! Signor Tenente, che bella pigliata mele se vi domando una cosa. Ma quanti chilometri ci saranno da qui fino a Perugia? Ce li dobbiamo fare tutti a piedi. Oh, ma quello è sano, è il soldato pugliese! Avanti, avanti! Non mi fermare, non seguite! Oh, ti fai sempre più piccolo tu, Cocchino, che te ne nascosto nella neve? Ciao, Santa! Bravo, Sandy. Grazie, signore. Tu figlio della... Ciao. Ciao. Hai visto i tedeschi? Pure ne ritirate. Loro sempre a benzina e noi, sempre a fiato, Fammi piacere. Quello dal solito sta vaga non spacca. Pure le donne c'hanno sti bocioni. Te volevo dire. Ma lo sai che mi credevo? Che già ti avevano fatto milite ignoto. Ancora non è finita. Ripartiamoci! Piazziamo la mitragliatrice! Oh, ma che fai? Ma vuoi venire per forza? E buttati a terra, su! Помогите! Помогите! Dove stanno? Dove stanno?
Andate piano. Andate piano. Su, cammina, che sta facendo? Su. Aspettate! Aspettate! Non ce la faccio più! Terzo plotone! C'è qualcuno del terzo plotone! Tenente Battistini, dove siete? Siamo soldati come voi, no? Perde posto, Questo non cambia per italiani! Dai italiani! Compagni un ganker! Altro che alleati, delinquenti! Dove sarà finito il tenente? Non lo ritroveremo più. Aspetta, Giuseppe. Fermiamoci un po'. E rispondi, parla. E io mica sono stanco, ma ho voglia di parlare. Ah, oh, e io sono stato campione di marcia, hai capito? E me ne frego 1000 come te. Ma dove andiamo così? Perché non ti vuoi fermare un momento? Guarda. Oh, sigarette, danke schön. Fumate, pigliate. Anche se. E tanto non dove. Ad aschiattà pure lui. Sto ruffiano. Soldati e ufficiali, siete circondati da preponderanti forze sovietiche. Resistere non ha senso e può portare solo a un inutile spargimento di sangue. Il comando dell'esercito rosso vi invita a gettare le armi e a darvi prigionieri. A tutti quelli che si Dove vuoi andare? saranno prigionieri Ma che c'hai nella capoccia? e il ritorno a casa dopo la fine della guerra. Ma sei impazzito! Non capisci che se tu talento a casa tua non ci torni più e vattene al tuo posto! Andiamo avanti! No, Scorboso, caloscia le spalle! Ora ne ammazza Dio! Quarto plotone, con me! Sotto ragazzi, anche a costo della pelle, non mi spunteranno! Viva il Duce! Preparate le bombe a mano! Dove sono gli altri? Vieni qua, ragazzi! Restiamo tutti uniti! Dovevo combattere, come capiscono, qua in nevassa tutti! Montela sulla mitraglia, se stiamo sull'altura! Avanti, forza fioi! Pablo! Por aquí! ¡Que aquí hay un buen fuego! Ah, Giuseppe, c'è una stufa che è rimasta in piedi. Presto, prima che ci affrigano. Por Dios, calentémonos un poco. Maldita guerra. Por fin. Hombre, con este fuego parece estar en Sevilla en pleno julio. Es verdad. Risparmia. Ma come ti avevo detto di risparmiare? Giuseppe, tu che dici? Ci arriveremo in Italia così? Lo sai che oggi è Natale. È una settimana che faccio i conti. Natale è domani. Natale fue ayer. Bendita sea la Virgen de la Macarena. Mannaggia a Spagna. Sì, era domani. Me volevo fare una magnata da bacchio col pensiero. ¡Vamos, muchachos, a cubrirse! ¡Que empieza de nuevo el fuego! Ma dopo, stammi vicino, non ti perdi, che qui con tutte ste barbe e sti baffi non ci capisco più niente. E poi non ti ritrovo più. Aspettate, fammi salire! Non c'ho posto! Fammi salire!
come la pietra. E che ti importa? Ma manco mangiamo qualcosa, no? Dammi una mano, per carità, aiutami a salire! Vattene, Was war das? Che cosa? Fermati, l'ammazzi così! Sai fermo, è finita! Fermatemi! Dammi la mano, camminata! Dammi la mano! Su, fermatemi! Fermatemi! Siamo tutti italiani! Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, grazie per il Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris. Guardami in faccia! Ferma! Ave Maria, grazie per il Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Ferma! Quando ce l'hai a piedi! Parcheggio! Soy español, te que subir contigo. Por la misma causa, arriba España. Assassino! Assassino! Uomini come noi, fermate! Fermate, schifoso assassino! Non posso! Voglio tornare a casa! Ferma! Ferma! Tu, Jesus. Santa Maria, Madre Deo, Largo! Largo la serpa, sacro, ioni, stupid! Via, disgraziato! Ma poi non lo conosco! Sì, è il comandante dei superarditi! Scappi pure tu adesso? Guarda, scannato! Porco che superarditi! Maledetto imboscato! Porco! Dove scappi? Imbroglione! Cosa? Ma è possibile che non si trova un buco da dormire? Ma Junge, se Vediamo tutto loro, sti cornuti dei tedeschi. Io non mi metterei a dormire su sto fuoco. Hai visto? Questa era un'isba. E c'è rimasto solo il pavimento. Ma dico sti russi, almeno le case loro se le potrebbero pure risparmiare, no? Non ti pare? Sto paraculo! A Giuseppe, buttene! Che sotto c'è la cantina, vieni! Fermo! Siamo italiani! Italiani! Mi sa che deve essere un disertore. Perché disertore? Beh, come lo chiami uno che si infratta? Non lo so. Ma non mi piace questa parola. È che uno se la squaglia solo per salvarsi la pelle. No. Aspetta. Non fa vedere che c'è roba. Può essere che ci dà qualcosa del suo. È meglio risparmiare, no? Metti via. Wilson! La battaglia si avvicina.
Ma che fa questo? Piscia? Oh. Quando i tedeschi pisciano, vuol dire che non c'è pericolo. Ma Giuseppe, c'ho un'idea, ma non mi hai fatto mai parlare. Se mi dai retta, sono sicuro che se salviamo. Peter! Oddio, e mo che può questo? Peterson! Peter! T'avevo detto io, no? Dankeschön. Bitte? Ah, mazza, forse. Und bitteschön. Ridankeschön. Allora mi stai a sentire. Sono 3 giorni che ci penso. I russi martellano sul grosso, tirano sul branco. E noi vogliamo stare sempre in mezzo alle pecore. Ma perché non se ne andiamo da soli? In 2 saremo sempre in bersaglio più piccolo che quello dei 10.000. Ma chi ci vede? Chi si impiccia? Ma te pare che i russi sprecano una catiuscia per 2 stronzi come noi? Non bevi, oh, c'ha pure i cetriolini questo. Cetriolino? Bitte? Da mangiare e da dormire lo trovi sempre. Basta che te infili nelle isbe dove ci sono le vecchiette che ancora si fanno il segno della croce. Allora che dici? Ci stai? Già. E poi quando sei arrivata, ti lavano, ti fanno la barba, ti vestono e ti mandano un'altra volta al fronte a conquistare la Russia. No. Pure io ci sono pensata. E non so 3 giorni come a te. Ma prima ancora di passare il confine di sto paese. Pure tu mi hai visto. Ho combattuto, ho ucciso come tanti altri. Ma sempre dentro al cuore mi sentivo di morire. Mo basta però. Non me la sente di continuare ad uccidere tante cristiane che non ti hanno fatto niente. Ma... E allora... come vuoi fare? Come farà lui. E come forse faranno tanti altri. Io rimango qui, fino a quando non vengono i russi. E se vuoi un consiglio, fai pure tu come me. Io? Io prigioniero? Ma non mi fa ridere, Giuseppe. Ma allora perché mio padre mi ha messo nome libero? No. No. Io voglio essere libero di nome e di fatto. Tu fa come te pare. Peggio per te se non vieni. Mica c'ho paura di andare da solo, sa. A me basta fare una bella dormita e divento un leone. Speriamo che la fortuna ci aiuti a tutte e 2. Io non ti ho mai detto niente per rispettare un amico. Ma è da mo' che l'avevo capito la politica che c'hai nella testa. A me mica mi frega. E continuò a parlare. A parlare. Dormiva e parlava. Ma a tutto quello che diceva non ci credeva neanche lui. La battaglia intanto si avvicinava sempre più. Meglio per lui che non sentiva niente. Libero. Forza, fai presto, se vuoi tagliare la corda. Prima che arrivino le russe. Senti, se te la scampi, porta questa alla famiglia mia. Va bene. Tanto, da Roma a Cerignol che ci vuole. E poi ti vedi in un bel paese.
Il fucile lo vuoi? Certo. No. La roba da mangiare tienitela tu. Tanto mo io che me ne faccio. Posso là? Ma che posso là? Ti vuol dare questa roba che ti può servire. Vedi questo? Ciao. E un'altra volta pensateci meglio, prima di fare un'altra guerra. Tieni, questa mi pesa. Beh, buona fortuna. Libero Gabrielli, soldato di Roma. Dove ti avrà portato la strada che hai pigliato quel giorno? Chi lo sa se ci incontreremo un'altra volta. Bisogna stare 2 anni di guerra insieme per capire che dolore si sente quando si perde un amico. Era bravo e tenevo cuore e coraggio. Chiudi tanti che pigliano le medaglie. Io spero soltanto che sia salvato. Se questo è il nord, casa mia sta a sud. Mo la frego io la Russia.
mozzichi pure, mozzichi. Te posso ammazzate. Ma che sei matta? Perché ti piagni? Ah, Catiuscia, Prima me meni e poi piagni. Не Катюша. Соня. E che ne so io? Qui vi chiamate tutte Catiusce. Ma come? Hai rimediato un bel carro armato e piagni pure. Итальянский? Da, italianschi. Disgraziato come te. Se ero ruschi eri bella e fregata, A sapere che ho capito tutto. Prima fai a zozza coi tedeschi e mo c'hai paura che i paesani tua... Tiè. Bevi. Italianoschi vodka. Bevi. Tanto che voi. Io sono anarchico, per me va bene tutto. Oh, è pieno, calma. E qui mica stiamo a fare, sa. Ridi. Beata te che ti va da ridere. Завтра пойдем вместе. Domani? E come no? Conosci i posti? Ti знай дорога? Знаю, я тебя проведу, пойдем. Будет метель, не забывай меня. E chi te lascia? Si è fatta notte. C'hai sonno? Dormire. Beh, io mi piazzo qua. Tu fa come te pare. Oh, e come ti metti? C'è una stanchezza, figlia mia. Sono 1460 giorni di guerra. Снег идет. Sta qui. Fammi caldo. Oh, brava. Che pace. Non mi pare vero. Я молодая. Я совсем еще не жила. Все было ошибкой. Но я не хочу умирать. Lo sai che è Roma? Рим. Roma. Casa mia. È il letto mio. Io ci sono sempre stato poco nel letto mio. E allora ci devo morire. Fra 1000 anni magari, ma è là che devo morire. A Roma c'è una femmina che mi aspetta. Che manco te la sogni. Si chiama Ginetta. Momento, italiano! Minutочку! Cammina! Momento, italiano! Parado! Momento, italiano! Minutочку! Minutочку! Oh! E mica potremmo fare mezz'ora di marcia e un'ora di fermo. Forza, riattacca, pistra, vai di ombra. Su, cammina, pistra. Ma sto qualcosa che mi avevi promesso, sto villaggio, dove sta? Да, село, да. 2 километра, колхоз. 2 chilometri ancora. Non è che non esiste, parla. Levati, scuoia. Dov'è sto villaggio? Dov'è Kolkhoz? Dove sta? Dimmi la verità, правда! Нет село. Них село.
Их колхоз, их кранки, их мюды. Ma hai fregato. Allora, puoi camminare. Vai di uomo. Их село. Каине село. Ma ce ne sarà rimasto in piedi uno, no? E mica l'avranno spianati tutti quanti. E tu stai qui buona, eh? Io vado e torno. Vado e torno. Minuto. Ein minuto. Io ritorno. Aspetta. Aspetta. Не уходи! Товарищ! Товарищ! Фу! Все вы свиньи! Немцы! Итальянцы! Не уходи! Товарищ! Подождите! Вернитесь! Я не хочу умирать! Giuseppe, c'avevi ragione tu, chi lo sa. Ma a casa ci torno e ti porto pure sta foto a Cerignola. A me non mi frega la Russia. La colonna. Dove sta? Dove sta?
Scavate la fossa, sei arrivato. E questo è il letto tuo, casa tua, l'Italia.